Non ho voglia di accendere il forno, non ho voglia di friggere e ho un mucchio di zucchine dappertutto e quindi questa è la ricetta perfetta. Faccio delle crepe a base di zucchina e fredde che non vanno né infornate né fritte, non bisogna fargli niente, bisogna solo fare una pastellina e passarla in padella. Sono davvero molto semplici e piuttosto veloci, soprattutto sono molto fresche. Fresche perché il ripieno è molto estivo, in questo caso vedremo un ripieno fatto con pomodoro, mozzarella, cose fredde, però ci potete mettere dentro quello che volete. Ma adesso vediamo tutte le variazioni del caso. Cominciamo tagliando una bella zucchina, questa è una zucchina abbastanza grossa, era circa 350 grammi e la metto dentro nel frullatore. Da questa zucchina verranno circa 5-6 crepe, piuttosto grosse anche. Caccio dentro il frullatore, le taglio perché insomma è tutto più facile. Potete usare anche il mini pinner, quello a immersione se volete. Ci metto una bella cipolla rossa dolce di tropea, che lo sapete ormai, a me queste mi fanno impazzire, però se non volete mettere la cipolla non la mettete, potete metterci dell'aglio se lo volete, dello zenzero o qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro condimento a voi piaccia, però la zucchina con la cipolla ha quel gusto rotondo buono che mi piace davvero tanto. Io sono molto contento e fiero soprattutto di raccontarvi questa ricetta perché è un'invenzione mia e quindi ne sono orgoglioso. Allora mettiamo la cipolla, mettiamo le zucchine, 350 grammi vi ricordo, ci mettiamo 3 uova, sale, pepe e un goccino di olio, non tanto, un goccino però ci va, olio buono naturalmente, copriamo bene col frullatore se no facciamo arrivare le zucchine fino sulla luna e gli diamo una bella frullata, una bella macinata. Ora vediamo anche gli ingredienti, uno alla volta li vediamo tutti, naturalmente in descrizione sotto trovate sempre tutti gli ingredienti e la ricetta scritte per bene. Ora vedete la consistenza, è piuttosto liquida perché la zucchina se la macini e diventa quasi come l'acqua. Ora gli mettiamo gli altri ingredienti, li ho fatti separati per farvi vedere bene, ma volendo si può fare anche tutto insieme in una volta sola. Ci metto del prezzemolo, se non vi piace prezzemolo metteteci l'erba cipollina, il timo, la maggiorana, quello che più vi piace. Non fatevi fregare dalla schiuma, perché la schiuma è aria incorporata dall'impasto girando e magari potrebbe sembrare denso e invece no, è aria e dopo vi frega. Quindi ora ci mettiamo 3 bei cucchiai da minestra colmi di farina normale, in questo caso è una farina tipo 1, usate quella che avete. Facciamo frullare ancora 20 secondi e siamo pronti per andare sui fornelli. Padella antiaderente se non volete usare una di ferro, io preferisco quella di ferro, però per farvi vedere meglio uso quelle antiaderenti. Ci mettiamo dentro la pastella. Per spandere la pastella nella padella già mediamente calda non usate il mestolo perché sennò vi tirate dietro tutta la crespella, ma dovete muovere la padella per mandare la pastella in tutte le direzioni. Non mettetene troppa, mettetene un po' alla volta, dondolate un po' la padella come sto facendo adesso e se riuscite a coprire tutta la circonferenza della padella non aggiungete più pastella. Fuoco medio, dovete lasciargli il tempo di fare la crosticina sotto. Olio ne abbiamo messo pochissimo, avete visto che l'ho messo e l'ho tolto con la carta, ne è rimasto giù pochissimo, quindi bisogna lasciargli il tempo. E ora vi faccio vedere un po' di rogna. Ecco, quando la girate non siate violenti, perché la rompete, fate piano perché le zucchine sono piuttosto delicate. Comunque si possono rattoppare, vedete che l'ho rattoppata, non si vede neanche il guasto. E una l'abbiamo fatta. Rifacciamo un attimo più velocemente perché voglio farvi vedere bene, perché la crepe è la parte più delicata perché ci sono le zucchine che fanno acqua. Allora come prima, padella calda, poco olio, tiriamo via l'olio, mandiamo in giro la pastella dondolando la padella come meglio possibile. In questo caso l'ho fatta un po' storta, non fa niente, ci mettiamo una pezza, vedete? Sapete che nel mio canale io faccio vedere soprattutto le rogne, perché se vi faccio vedere tutto bello e perfetto poi magari fate la crepe, non vi viene e la colpa è mia. Allora ecco, l'ho girata, avete visto che l'ho girata un po' più lentamente, con un po' più di meno ferocia, il feroce dalla crespella. E niente, adesso lo faccio vedere velocemente. Ecco, qui faccio il fenomeno, però non fatelo a casa, non fatela saltare, è solo per farvi vedere che se li fate andare piano, fa la crosticina sotto e poi non si rompono, che si possono addirittura far saltare.
si mangiano fredde, ma se volete le potete anche ributtare nel forno con la besciamella, se volete. Comunque queste le facciamo fredde, quindi le metto a raffreddare sul tavolo e poi le rimetto sul piatto. Mi preparo un condimento da metterci dentro, faccio una capresina tagliata sottile con pomodoro e basilico, ma se volete potete anche metterci dentro semplicemente delle verdure grigliate, la mangiate così com'è e vi garantisco che è una cosa spettacolare. Oppure se volete complicarvi la vita ci mettete dentro salmone, gamberetti, prosciutto, insalata russa, quello che più vi passa per la testa. Io non chiedo quasi mai i like e le iscrizioni, quelle cose lì, raramente, però se volete lasciare un like aiuterete il mio canale a crescere un pochino, che ne ha tanto bisogno, così potrò fare nuove ricette molto più spesso. Ora metto il mio condimento, qualsiasi esso sia, va bene anche una bella insalatina di avocado e gamberetti, qui dentro ci sta, che è la fine del mondo, ma torniamo a noi. Metto il mio ripieno al centro della crepe, la arrotolo, è una crepe molto morbida, non abbiate paura che non si secca, non gli succede niente, la potete lasciare anche sul tavolo coperto con un panno e la mangiate a mezzogiorno. La arrotolo per bene, la lascio lì ed è pronta da mangiare. Vi faccio vedere che si taglia tranquillamente, non si rompe, non si disfa, non gli succede niente, è una crepe normalissima, è soltanto un pochino più spessa. Dunque vi aspetto qui sotto in descrizione, dove ci sono scritte un mucchio di cose belle, interessanti, tutte per voi. Ciao a tutti da Gabriele, ci vediamo alla prossima ricetta.